Ciao a tutti, mi chiamo Francesco e questo è il The Polyglot Classicist, un canale dove ogni settimana insieme leggiamo un'opera, un libro scritto da uno degli autori più grandi e importanti della letteratura mondiale nella stessa lingua in cui effettivamente l'autore stesso la scrisse. Oggi vorrei portarvi ad esplorare un luogo in cui il tempo non è... il tempo può essere sia reale sia simbolico, concreto ma anche allegorico, eterno ma anche attuale. Oggi vi invito a scendere negli abissi insieme a me nell'inferno, la prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri, un viaggio che comincia nel mezzo del cammino di nostra vita e termina proprio ai piedi della montagna del Purgatorio, passando per i luoghi più oscuri della nostra anima. Dante Alighieri nasce a Firenze nel 1265, durante un secolo inquieto attraversato da guerre civili, ehm, dispute teologiche, anche da fermenti politici, ma soprattutto attraversato da un sogno che lui è pronto a coltivare durante tutta la sua vita, il sogno di un'armonia universale, un'armonia collettiva. La sua vita però, prima ancora di essere letteraria, è profondamente umana. Infatti questa è segnata da passioni ardenti, passioni anche civili, da dibattiti e visioni filosofiche, anche da una speranza che però il tempo impietoso si incaricherà di frammentare, di distruggere. Fin da giovane Dante si immerge nello studio della poesia, ispirandosi ai trovatori, alle figure latine di Virgilio, di Boezio, e in questo modo comincia a concepire effettivamente cosa sia l'arte. L'arte infatti per lui non diviene più un semplice mero ornamento, ma si trasforma in una forma di verità. L'incontro a 9 anni, poi il successivo incontro a 18 con Beatrice, un incontro reale ma allo stesso tempo fittizio, simbolico, segna la sua esistenza e accende comunque anche un desiderio in lui, un qualche desiderio che va ben oltre l'amore stesso. Lui infatti tramite questo incontro capisce la sua tendenza verso il divino, verso l'ordine, verso ciò che dà senso all'esistere, ma anche all'invisibile. Ma la Firenze in cui Dante nasce non è più un luogo di pace, oramai è diventata una città dilaniata dalle lotte fratricide, intestine, dove le parole valgono meno delle alleanze e la giustizia si piega di fronte al potere, di fronte all'ingiustizia. Nel 1302, accusato di corruzione ingiustamente, Dante è costretto all'esilio della sua città natale, da Firenze. Lui infatti non rivedrà mai più la sua patria. Comincia così un pellegrinaggio attraverso varie città della penisola italica, arrivando a Verona ma anche a Ravenna, sempre come un rifugiato, un ospite tollerato, come un intellettuale apprezzato e rispettato, ma sempre come uno straniero. Lontano dalla sua patria, dalla sua terra nativa, lontano anche dai suoi affetti, Dante perde tutto, perde ogni cosa tranne che per la sua lingua e per la sua memoria. Ed è proprio allora, nella notte più buia, che Dante comincia ad immaginare, anzi a vivere un viaggio più radicale, più profondo. Un viaggio attraverso l'inferno, il purgatorio ed il paradiso, per comprendere le ragioni dell'essere, anche le ragioni del male, del bene, per riscattare l'uomo dalla miseria in cui è caduto attraverso il suo percorso nella vita terrena e anche per trovare alla fine una luce da seguire, come un faro. La Divina Commedia non nasce da una storia, da un sogno, bensì da ciò che Dante ha provato durante il suo viaggio, da una ferita. È la risposta infatti di un uomo, Dante Alighieri, che essendosi perduto nella selva oscura dell'esistenza, come dice lui stesso, non si rassegna alla disperazione e decide infatti di scendere in fondo all'inferno stesso, in fondo al dolore. E qui però decide di scendere non per rimanervici, bensì per uscirne,
ovviamente dopo essere cambiato, dopo essersi trasformato in un'altra persona, possiamo dire. Per Dante raccontare il peccato non è mai, diciamo, una semplice condanna, bensì è proprio il desiderio stesso di redenzione. E raffigurare anche lo stesso inferno non è un gesto di crudeltà, ma di conoscenza, per ritrovare sia la via, ma soprattutto per capire effettivamente come questa via la si è perduta prima. Così, in questo modo, guidato dalla ragione, impersonificata dall'autore latino Virgilio, Dante attraversa il mondo dei dannati, non da mero spettatore passivo, ma giocando un ruolo importante da attore attivo, da testimone. Perché ciò che ha vissuto e visto durante il suo esilio, ciò che ha provato sulla sua stessa pelle, non poteva rimanere in silenzio. Doveva infatti, tutto ciò doveva infatti diventare parola, doveva diventare poesia. L'inferno è la prima cantica della Divina Commedia, ma è anche la soglia di un cammino interiore che attraversa l'oscurità per poi farne riemergere la luce. È un viaggio che non comincia effettivamente da un atto eroico, bensì da uno smarrimento umano, profondo e terribile. Dante, il protagonista e anche attore, si ritrova solo, senza una guida, nella confusione di una selva oscura, come la definisce lui. Non è soltanto un luogo fisico questa selva, bensì è il simbolo della crisi interiore, del peccato, della perdita di sensi. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Così si apre l'opera, non con una dichiarazione di fede, ma con una effettivamente confessione della propria fragilità. E in quel momento compare Virgilio, il poeta latino che impersonifica la ragione e il sapere antico. Non è un semplice messaggero qualsiasi, ma una figura che Dante ha sempre venerato e che ora, in questo momento, mandato da Beatrice in persona, lo invita a compiere un viaggio terribile, ma anche necessario, ovvero di scendere fino alla terra dei dannati per comprendere fino in fondo le conseguenze del male. Solo così, infatti, guardando il peccato con i propri occhi, sarà possibile risalire fino alla salvezza. Dante accetta e così inizia una discesa vertiginosa verso i 9 cerchi dell'inferno. Ogni cerchio accoglie una diversa categoria di peccatori, ognuno punito secondo la legge del contrappasso. Ciò vuol dire che non si parla di una vendetta vera e propria, bensì di una logica profonda, per cui la pena stessa riflette, amplifica o capovolge la colpa. I lussuriosi, ad esempio, sono travolti dal vento, come lo furono una volta dalle passioni. I golosi sono invece immersi nel fango, sotto una pioggia incessante. Gli avari e i prodighi si scontrano in eterno, quindi sono effettivamente incapaci di trovare un equilibrio, una stasi. In questo passaggio pieno di dolore, ahimè, Dante incontra davanti a sé numerosi volti, volti che sono ignoti e conosciuti, recenti e antichi, appartenenti alla mitologia classica, quindi volti fittizi, ma anche appartenenti alla storia effettiva. Ciascuno di questi racconta a Dante la propria esperienza, la propria storia, non però per giustificarsi, bensì per rendere testimonianza di una verità eterna. Tra i più celebri c'è l'incontro fra Paolo e Francesca, due amanti condannati per un amore al tempo adultero e irresistibile. Il loro racconto è dolcissimo e straziante, e in esso si condensa tutta la tragicità del desiderio umano. Amor ch'al cor gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona, che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor ch'a nulla amato amar perdona, mi prese il costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Cain attende chi a vita ci spense, queste parole da lor ci fuor porte. Dante ascolta, trema, piange, perché l'inferno non è solo un catalogo, un mero catalogo dei peccati, delle colpe,
ma anche un vero specchio dell'anima. Il viaggio prosegue tra le urla dei bestemmiatori, le fiamme dei consiglieri fraudolenti, le lacrime ghiacciate dei traditori. Ogni cerchio è quindi un passo in più verso il fondo della condizione umana. E infine, proprio nel centro della terra, Dante trova Lucifero, non però un dio ribelle e trionfante, bensì una creatura mostruosa e muta, prigioniera del proprio stesso male. Immobile nel ghiaccio eterno, mastica con le sue 3 grandi bocche i 3 peggiori traditori della storia, Giuda, Bruto e Cassio. È il momento più basso, più buio, ed è proprio quindi per questo il più carico di speranza, perché è da lì che Virgilio e Dante iniziano a risalire, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Così si chiude l'inferno, con uno sguardo rivolto verso l'alto, dopo aver toccato il fondo. È questo forse il vero messaggio della prima cantica, che solo chi attraversa fino in fondo il dolore, il peccato, può davvero conquistare la luce. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio nell'inferno di Dante, un'opera che pur parlando di dannati è piena di umanità. Spero che le sue immagini, i suoi versi e le sue verità vi siano piaciute, vi abbiano colpito tanto quanto hanno colpito me. Se vi è piaciuto il video lasciate nei commenti il nome della successiva opera e anche quindi della successiva lingua che vorreste per il prossimo episodio. Grazie mille.